Ciao, sono Dario, lo chef di Salcheto ed oggi volevo presentarvi la ricetta della carbonara ed è una nostra interpretazione della carbonara utilizzando le materie prime che abbiamo noi. Quindi partiremo da dei fegati e dei cuori delle nostre oche che andranno a sostituire la pancetta o il bacon nella ricetta tradizionale. Utilizzeremo della salvia, delle bucce di limone per dare freschezza poi a tutta la preparazione e poi utilizzeremo il pecorino di Pienza che è una riserva al posto del pecorino romano, del pepe affumicato e le uova di Paolo Parisi che sono delle uova molto particolari di galline livornesi, molto saporite, molto adatte per questa ricetta. Ora si parte prendendo i fegati dell'oca, devono essere messi in una padella. Ok, partiremo con la cottura tradizionale, quindi mettiamo un poco di burro nella padella, un poco di olio, aggiungiamo in questo caso qualche spicchio di aglio per dare sapore e delle foglie di salvia. Questa è la cottura tradizionale del fegatino toscano. Okay. A questo punto andiamo ad aggiungere i fegati delle nostre oche e i cuori che danno più consistenza a tutta la preparazione. Ora mettiamo sulla padella, eccoli qua. Sempre le oche allevate nella nostra azienda. Alziamo un attimino il fuoco. Ok, ci vuole qualche minuto perché prenda tutto calore. Mettiamo un pochino di sale. Ok, aggiustiamo il sapore con un po' di pepe. In questo caso non è il pepe affumicato, ma è un pepe leggermente agrumato. Quando il tutto è abbastanza colorato, facciamo tutto con una fiamma bella viva per colorare bene tutti i fegatini. Si muove un po' la padella, così vedete quando tutto è ben colorato che si insaporisce. Perfetto, alziamo un po' la fiamma, in questo caso la potenza del fornello, e utilizziamo il nostro vino giallo oro che è un vino da dessert da uve appassite che dà una nota dolce e intensifica il sapore del fegatino. Lasciamo sfumare l'alcol e poi abbassando la fiamma facciamo concludere in modo dolce la cottura in un quarto d'ora. In un quarto d'ora i fegati sono pronti. Ok, la seconda parte della preparazione prevede l'assemblaggio della crema di carbonara, sempre fatta a nostro modo. All'incirca andremo ad utilizzare 250 grammi di pecorino Gran Riserva, che bisogna togliere la buccia. Ok, in questo modo si va a togliere tutta questa parte che non darebbe un buon sapore alla ricetta. Ecco qui, ci facciamo un po' di spazio, perfetto, in questo modo, ed andiamo a grattugiare il formaggio anche in maniera grossolana, non è un problema. Quindi
si grattugia il formaggio in questo modo, così. Per all'incirca 250 grammi di pecorino andremo ad utilizzare circa 5 uova per non rendere la crema troppo liquida, ma una consistenza ottimale per poi condire la pasta. Facciamo in questo modo. Questo lo mettiamo un attimo da parte e prendiamo le uova di gallina livornese ed è molto semplice, si mettono le uova in questo modo. Si vanno a mettere su questa preparazione. Ok, direi che per 250 grammi bastano 5 uova, sono a sufficienza. Perfetto, spostiamo un attimino questo ed ora andiamo ad utilizzare questo pepe, che è un pepe affumicato, che dà questo sentore di affumicato molto aromatico che con l'uovo e il limone sta molto bene. Lo prepariamo con il mortaio in modo da non perdere tutta la parte aromatica. Viene fatto in maniera così grossolana. Fate conto che essendo una carbonara bisogna metterne una parte abbastanza consistente di pepe in tutta la preparazione. Vedete, così in una parte molto grossolana viene messo così all'interno della preparazione. Perfetto. E per dare freschezza a tutta la preparazione utilizziamo dei limoni e si usa solo la parte della pelle. Si fa in questo modo, in modo che tutti gli oli essenziali caschino qui nella boule. Perfetto, vedete? Sente questo che dà molta freschezza al piatto. Perfetto. Finiamo di grattugiare il formaggio, glielo mettiamo sopra in questo modo. E così facciamo in questo modo sempre per non scaldare il formaggio e mantenere tutta la parte aromatica. Perfetto. Allora diamo una mescolata a tutta la preparazione, dopodiché andremo a frullare il tutto per rendere tutto cremoso ed omogeneo. Ok, perfetto. E ok, e ci siamo. Ok, adesso andiamo a mettere la pasta. In questo caso noi utilizziamo delle caserezze, che è una pasta fresca. La mettiamo nel bollitore, prenderà all'incirca 10-12 minuti di cottura. Nel frattempo che la pasta è in cottura, prepariamo per fare la crema e per portare a compimento il piatto. Noi utilizziamo una boule di vetro in modo che prenda il calore e pastorizzi l'uovo, creando una crema e rendendo l'uovo naturalmente più sicuro. Quindi si taglia la salvia molto molto sottile, naturalmente la salvia fresca, molto profumata, e si mette il tutto qui nella boule. Perfetto. Per intensificare il sapore e riprendere il sapore che abbiamo messo qui, mettiamo qualche pezzettino di buccia del limone,
questo modo, ed andiamo a mettere un po' di crema. Ora vi faccio vedere anche il perché durante la cottura, perfetto, noi ci spostiamo qui e mettiamo su questa piastra che è calda, in modo che durante la cottura della pasta noi prepariamo la crema. Quindi ci vuole qualche minuto, si fa prendere un po' di calore e viene preparata la crema. Perfetto, ed ecco fatto. Bene, ora per concludere la ricetta abbiamo la crema che abbiamo ottenuto al caldo per iniziare a far prendere calore a tutta la ricetta. Io ho una piastra calda, se avete in casa potete tenere la padella sul fuoco per pochissimi secondi e poi fate questo movimento in modo che l'uovo inizi a prendere il calore. Così appoggiamo qualche secondo qui, prepariamo i fegatini in questo modo, vengono tagliati, ok, una quantità così va bene, li prendiamo, li portiamo all'interno della crema, perfetto, ed ora andiamo a togliere la pasta. In questo modo si fa scolare bene, deve esserci pochissima acqua. Mettiamo la pasta all'interno della nostra crema, ci spostiamo sulla piastra calda per qualche secondo e continuiamo a girare finché l'uovo non prende calore, in modo che è più sicuro da mangiare e la nostra carbonara avrà un'ottima crema per essere servita. Perfetto, qualche secondo qui, si prende un piatto caldo, lo mettiamo in questa posizione, togliamo questo, ancora 20 secondi, vedete che inizia a fare la crema, perfetto, ci siamo quasi. E in questo modo si fa tutta questa bella crema, perfetto così. Ora andiamo ad impiattare, così si porta un po' di pasta all'interno del piatto con tutta la sua bella crema, andiamo a mettere ancora un po' di pasta, un po' di fegatini, fatto, si pulisce per bene il piatto e andiamo a concludere con una macinata di pepe fresco. Perfetto, e così il piatto è pronto. Grazie.